Salmone, patate e rosmarino. Sentite come suona bene, patate e rosmarino. Allora, salmone, trancio, se ha la pelle controllate che abbia le squame, se ha le squame vanno tolte, se no gli tiriamo via la pelle, che facciamo prima. Come si toglie la pelle al salmone? Allora, intanto evitiamo quelle cose della pelle sopra, che così no, che vi fate anche male. Sotto, così deve star fermo, non si deve alzare. Coltellino possibilmente flessibile, ma comunque sottile con la lama lunga. Se non taglia troppo è meglio. Si va sotto, guardate un po', con le unghiette tengo fermo la pelle e gli vado dietro, tada! Fatto. Visto? Ci vuole un attimo. Rifacciamo velocemente. Allora, giù, cerchiamo la pelle, una fessurina, teniamo ferma con le dita la pelle, il trancio deve stare lì, con la pelle in sotto. La tratteniamo, vedete che la tengo per la pelle, e con il coltello andiamo avanti, tenendo solo la pelle. Il salmone deve essere libero, che tanto sta lì, non scappa mica. Ecco fatto. Naturalmente io questi qui li ho già lavati e asciugati prima. Padella grande, antiaderente, mi raccomando, oppure di ferro. Pezzettino di burro, perché rosmarino, patate e salmone chiamano il burro, ma se volete usate l'olio. Facciamo sciogliere un attimo. Mettiamo giù il salmone con la parte che si serve, cioè la parte che dopo nel piatto in alto, verso il basso. Ricordatevi sempre, quando si fa il pesce, la parte da servire sempre verso il basso e la parte più brutta verso l'alto. Fuoco forte. Due patate, io le ho già lavate e pelate, non è che devo farvi vedere anche come si pelano le patate. Si scherza, Mentre il salmone comincia a rosolarsi da una parte e si deve rosolare bene, mi taglio a cubetti piccoli un paio di patate. Taglio delle fette alte circa 1 centimetro. Naturalmente questo lavoro lo potete fare anche prima, così ce le avete già pronte. Fatte le fette, le lascio una sopra l'altra, creo dei bastoncini, sempre 1 centimetro. Praticamente dobbiamo fare dei cubetti grandi poco più di un pisello. E poi taglio giù i cubetti. Vedete come sono? Piccolini. Così cuociono velocemente. E ora giriamo, guardate lo spessore, questo salmone ha circa 15-20 minuti di tempo di cottura, che è esattamente il tempo che hanno le patate. Quindi cosa facciamo? Noi giriamo il salmone, vedete come è bello rosolato? E adesso qui noi ci aggiungiamo le patate. Ecco qui, come vedete abbiamo riempito la padella di roba. Adesso ci aggiungiamo un po' di rosmarino, che è il legante della nostra ricetta. Potete metterlo intero, tritato, secco, come volete. Io lo metto così, poi gli aghi li tirerò fuori dopo. Gli mettiamo già anche il sale e il pepe, senza esagerare, che il sale si fa sempre in tempo a mettere. Pepe abbondante che ci sta benissimo, magari dopo ne metto ancora un po'. E poi ci mettiamo il coperchio, dobbiamo lasciarlo qui in pace almeno 10 minuti, poi torniamo a vederlo. Sto preparando la colazione per domani, perché sono le 8 di sera. Sto facendo Beatrice, come le chiamiamo queste qui? Palle di velluto, una specie di pan brioche vellutato. E sto facendo anche delle briochine sfogliate, poi gli metto sopra lo zucchero, latte e zucchero. Se volete che le faccio per il canale queste ricette, scrivetemelo nei commenti. Sono passati 7-8 minuti. Allora, guardate, il salmone ha smesso di cacciare sangue, bello rosolato, le patate stanno andando, non le ho toccate, non toccate niente, lasciatelo solo cuocere, bisogna solo controllare la cottura del salmone. Come si fa a capire se un pezzo di pesce, salmone in questo caso, è cotto senza disfarlo? Lo si schiaccia. Se voi lo schiacciate un po', una pressione abbastanza forte, e torna indietro, vuol dire che è ancora un po' crudo. Se invece cede e si rompe un po', vuol dire che è cotto. In questo caso, vedete che torna indietro, è ancora un po' crudo. 2 minuti. Sono passati altri 5 minuti, trallallero, trallallero. Allora, vediamo un po' se sono cotti. Visto che è ceduto? Vuol dire che è cotto? È ceduto anche di qua. Proprio si capisce che cede, o altrimenti lo aprite un po' con la palettina e gli guardate dentro. Ora, le patate gli manca ancora un minutino, invece il salmone è cotto, quindi non bisogna stracuocere il salmone perché sennò diventa secco. Ed è bene a questo punto tirarlo fuori dal piatto, dalla padella, lo mettiamo in un piatto, o in una teglia, o dove preferite.
Il fuoco era basso perché l'abbiamo fatto andare a fuoco lento, adesso lo alzo un po', gli diamo una bella botta alle patate, le facciamo cuocere in un attimo. Bisogna anche fare un po' di bucetta. A questo punto ci aggiungiamo meno di mezza tazza di acqua, saranno 100 grammi. Raccomando, la tazza deve essere rigorosamente rapanello, se no non viene fuori la ricetta. Ma non l'ho messa dentro neanche tutta. Meno di 100 grammi, 50 grammi. Fuoco forte, bisogna farlo bollire un attimo. Intanto che aspetto che si asciuga l'acqua non bisogna toccare le patate, altrimenti si rompono, e mi tiro via i pezzettini di rosmarino che hanno lasciato giù il loro bel profumino di rosmarino. Però se volete, se non volete potete anche lasciarli dentro. In questa ricetta potete utilizzare anche il prezzemolo o la salvia se vi piacciono più del rosmarino. Ecco pronte, vedete, le patate sono diventate opache, sono cotte, ci hanno messo davvero un minuto e si è creata una bella puccetta e le patate sono ancora intere, non si sono rotte. Ora, magari non utilizzate un cucchiaio d'acciaio come faccio io, vabbè, ma comunque questa padella è molto robusta, ce la fa, antiaderenti, meglio usare il legno, però non ce l'ho. Metto le patate sopra il salmone, oppure metto le patate sotto e sopra ci metto la puccetta. Guardate, mettiamo le patate sotto e sopra ci mettiamo la puccettina del salmone. Ancora due patatine qui, tac, e via. E abbiamo finito, quasi finito. Un po' di puccettina ancora, ecco fatto. Un rametto di rosmarino fresco che dà un po' di profumo e magia.